Rendere la rete una piattaforma programmabile per l'esecuzione di applicazioni. Ne parliamo con Gianluca Davoli dell'Università di Bologna. Ciao Gianluca, grazie per essere qui. Ciao Renzo, buongiorno. Quando penso a una rete, penso allo strumento che distribuisce l'informazione che poi in realtà è processata in un punto preciso, no? Magari sul server e poi sul mio dispositivo alla fine della catena. Intuisco invece che la tua challenge abbia a che fare con l'idea di distribuire questo potere di calcolo in giro per la rete? Sì, esatto, è corretto. La challenge in realtà in generale ha lo scopo di permetterci di trarre maggiori benefici possibili da tutto il mondo iperconnesso in cui comunque ci troviamo e che è in costante evoluzione. Come dici tu, infatti, sì, il calcolo può essere distribuito in giro, ma in particolare partendo da esaminare i dispositivi, che sono la parte visibile, appunto, che vediamo, quindi ciò che troviamo nelle nostre case, nei nostri uffici, nelle nostre città, che raccoglie informazioni e le scambia. Ehm, tutto questo funziona solo grazie al fatto che c'è un'infrastruttura dietro che interconnette tutto questo e che è composta da ciò che serve per trasferire le informazioni da un punto ad un altro. E infatti l'elaborazione di questi dati può essere distribuita anche su tutta questa infrastruttura. Ora, per farlo sono necessarie comunque tecnologie che si incentrano sul software, cioè il modo in cui tutto ciò è programmabile e viene programmato, e sono questi programmi che adattano il comportamento della infrastruttura e dei dispositivi a ciò che l'utente richiede e ciò che vogliamo offrire all'utente. E quindi uno degli scopi anche di questa challenge è sviluppare soluzioni che permettano all'utente di programmare l'ambiente circostante, ma senza sapere veramente come si programma, cioè solo interagendo con esso e lasciando che l'ambiente, l'ecosistema digitale in cui vive, impari come fare a supportare le sue necessità e anche a anticipare queste necessità. E per un utente quindi che, come dici tu, plasma la rete a suo favore senza neanche rendersene conto, quali sono i vantaggi, che può vedere nell'uso Sì, quotidiano? assolutamente. Allora, la prima cosa che mi viene in mente, e che probabilmente viene in mente a molti con un'esperienza simile alla mia, è i nostri parenti più anziani. Un approccio del genere è importante per facilitare l'accesso a tecnologie e a servizi anche a persone magari meno inclini all'utilizzo di queste tecnologie digitali e di queste, a mio avviso, anche facilitazioni comunque all'interazione con il mondo che la realtà digitale attuale ci consente. E quindi un primo vantaggio visibile può essere questo, quindi la facilitazione nel colmare questo, chiamiamolo, generation gap. Da un punto di vista, diciamo, architetturale, quindi di chi queste cose le deve far funzionare, per andare in questa direzione è necessario raffinare sempre di più la interoperabilità di componenti diversi posizionati nelle diverse parti dell'infrastruttura che comunichino tramite interfacce standardizzate, che è una cosa diciamo assodata nella computer science, nell'informatica in generale, ma che nel ramo delle telecomunicazioni ha sempre un po' di resistenza dovuta a come sono state sviluppate le reti dall'inizio agli ultimi 10 anni. Quindi ci sono anche, diciamo, vantaggi dal punto di vista di chi queste cose le fa funzionare e infine parliamo anche di, possono essere i vantaggi per l'ambiente, nel senso che se c'è un sistema che controlla tutti i componenti dell'infrastruttura da cima a fondo, si possono anche operare scelte di dove andare a fare i calcoli o di che risorse di rete utilizzare che vadano nella direzione di consumare il meno possibile, per esempio, risparmiare energia e quindi tutto ciò che ne consegue. E in particolare di cosa ti occupi nel tuo lavoro di ricerca? Sì, io in particolare mi occupo appunto di tematiche di orchestrazione, quindi di diverse prospettive su il coordinamento necessario per fare in modo che tutte queste parti dell'infrastruttura cooperino e forniscano il servizio che vogliamo all'utente. Per esempio, scegliere quali risorse di calcolo di rete sia necessario utilizzare per fornire una certa funzionalità che serve alla composizione dell'intero servizio, come andare ad utilizzare algoritmi intelligenti, chiamiamolo di intelligenza artificiale, per ottimizzare questo posizionamento,
e anche che astrazioni sono necessarie affinché queste risorse disponibili siano descritte in un modo omogeneo agli algoritmi intelligenti e facilitando quindi le loro scelte. Queste scelte di posizionamento del calcolo e delle risorse dirette comunque anche poi bisogna saperlo fare, quindi nelle tematiche di orchestrazione c'è anche interazione con poi le componenti architetturali che vanno a realizzare, quindi a configurare i dispositivi e sia finali che della rete, insomma, affinché venga attivato il servizio, ecco, che si vuole offrire. Grazie mille a Gianluca Davoli dell'Università di Bologna. Grazie mille a voi.